È terminata la settimana del gioco misterioso, in cui Sakurai ha suscitato grande interesse con l'annuncio di un nuovo progetto videoludico ancora non svelato ufficialmente. Prima di scoprire di che titolo possa trattarsi e discutere delle infinità di notizie emerse questa settimana, potete supportare la serie con azioni misteriose. Come comunicato 2 settimane fa, da ieri inizia la celebrazione di Halloween in Splatoon 3 con un evento speciale che coinvolge le classi Magia, Cavalleria e Ninja. Manca pochissimo al termine dell'evento che si concluderà domani 28 ottobre. A 3 anni di distanza dall'ultimo capitolo sarà disponibile da dopodomani 29 ottobre Life is Strange Double Exposure, sequel del capitolo originale rilasciato nel 2015. Cult of the Lamb, un titolo che ho trovato particolarmente interessante per la sua capacità di integrare elementi gestionali con dinamiche roguelike, ha recentemente pubblicato i dati di vendita che ammontano a 4,5 milioni di copie. Questo rappresenta un notevole successo per un gioco che continua a registrare vendite grazie a un costante supporto post-lancio e per chi ancora non lo conoscesse, Halloween è il periodo ideale per provarlo. I controller per NES e SNES sono ora nuovamente disponibili sul My Nintendo Store. I primi possono essere acquistati in coppia al prezzo di 60 euro, mentre i secondi sono disponibili singolarmente a 30 euro ciascuno. Inoltre, per 400 punti di platino saranno anche riscattabili i ventagli di Mario Party Jamboree. La remaster di Croc Legend of Gobbos, discussa già nel notiziario del 1 settembre, torna a mostrarsi con un nuovo trailer che, oltre a rivelare l'uscita che dovrebbe avvenire entro quest'anno, conferma anche che approderà su Nintendo Switch. Da pochi giorni sono emerse notizie in merito a Beyond Good and Evil 2, titolo annunciato nel lontanissimo 2017. Ubisoft ha comunicato che la produzione non è stata cancellata e lo sviluppo sta ora procedendo sotto la guida di un nuovo director. Continuano le iniziative riservate agli abbonati di Nintendo Switch Online. Gli utenti avranno infatti l'opportunità di accumulare un elevato numero di punti di platino giocando titoli in prova e gratuiti, tra cui A Little to the Left, Minecraft Dungeons, Curse to Golf e Vampire Survivors. Balatro, il famoso videogioco ispirato al poker, con l'ultimo update introdotto delle nuove carte che omaggiano titoli come Slade Spire, Stardew Valley, Cyberpunk 2077 e The Binding of Isaac. Recentemente il remake di Yooka-Laylee, una riedizione del capitolo in 3D di Yooka-Laylee del 2017, ha generato un'accesa discussione in rete. L'attenzione non si è concentrata tanto sul trailer quanto sulla dicitura finale, in cui tra tutte le console è assente il logo di Switch e presente solo quello generico Nintendo. Questo darebbe la conferma di due aspetti: da un lato che il gioco sarà disponibile su Switch 2 e dall'altro che l'annuncio della nuova console è sempre più vicino. Questa settimana la rivista Nintendo Dream ha pubblicato un approfondimento sull'ultimo Level 5 Vision, evidenziando tutti i titoli presentati. Nelle immagini sono mostrate la nuova IP Holy Horror Mansion, il prossimo capitolo di Inazuma Eleven e il remake del primo episodio, oltre a Megato Musashi, Fantasy Life Fi e il Professor Layton nel nuovo mondo a vapore. Da segnalare anche Decapolis, il cui lancio è previsto per il 2026, rendendolo uno dei giochi con la data di uscita più lontana. Settimana di grandi rivelazioni per Mario e Luigi Fraternauti alla carica. In primo luogo è stata finalmente rivelata l'identità dello sviluppatore del gioco. Il titolo è il risultato della collaborazione fra Nintendo e Acquire Software House, nota per i più recenti Octopath Traveler. In secondo luogo, alcune immagini della confezione del gioco, trapelate online, hanno svelato sul retro il logo di Unreal Engine, confermando che il titolo è stato sviluppato utilizzando tale motore grafico, lo stesso impiegato per Pikmin 4. Infine è importante sottolineare che il gioco è stato ufficialmente leakato, un evento non da poco considerando che le prime indiscrezioni erano già emerse alcuni giorni fa, quindi a più di 2 settimane prima della data di lancio effettiva, il 7 novembre. Situazioni di questo tipo sono avvenute raramente nei titoli Nintendo con così largo preanticipo e non resta che fare attenzione ai social in questi giorni. Questa monotona settimana è stata ravvivata anche da un annuncio sorprendente da parte di Masahiro Sakurai riguardo allo sviluppo di un nuovo videogioco. Sembra che il progetto, in lavorazione da 2 anni, esattamente dal 2022, sia già pronto, in attesa di un annuncio ufficiale che potrebbe avvenire durante la presentazione della line-up di lancio del nuovo hardware Nintendo. In merito alla natura di questo misterioso titolo si possono elaborare 3 diverse teorie. La prima ipotesi suggerisce un nuovo capitolo di Smash Bros, ma questo scenario appare poco probabile
poiché Sakurai stesso ha dichiarato esplicitamente di essere stanco della serie e di non avere in programma ulteriori sviluppi a breve termine. E aprendo una piccola parentesi, il presidente di Falcom ha dichiarato in un'intervista che se mai dovesse avere l'opportunità di presentare uno dei personaggi delle sue IP per Smash Bros, sceglierebbe sicuramente Apple della serie Is. Si potrebbe invece pensare a un nuovo gioco di Kirby, ma anche questa teoria sembra poco plausibile dato che la serie è attualmente gestita da Laboratory. Ed anche se sicuramente un nuovo titolo della palletta rosa verrà rilasciato su Switch 2, non sarà sviluppato da Sakurai. Scartate queste prime due possibilità, a meno che non si tratti di un titolo inaspettato, gli indizi sembrano puntare su un progetto già menzionato in un vecchio video del director sul suo canale YouTube. Non dimenticherò mai quando ipotizzò con un'ironia esplosiva un possibile ritorno di Kid Icarus Uprising su una console fissa Nintendo. E coincidenza o meno, quella frase risale proprio ai tempi dello sviluppo di questo gioco misterioso. Non è chiaro se si tratti del remake del capitolo per 3DS o di un sequel del gioco, ma se dovessi scommettere tra Smash e Kid Icarus ritengo quest'ultimo molto più plausibile. E considerando che il titolo è già pronto, è probabile che venga incluso tra i giochi di lancio della nuova console. Tries to see me crash. Like the fleas in your fur, I keep coming back. 3 years I spent alone in the frozen Antarctic wastes. And I miss you. Stando ad un recente report, mentre gli sviluppatori lavoreranno a nuovi giochi per Switch 2, l'attuale console non sarà abbandonata ma continuerà ad essere supportata con remaster e remake. E questa è una notizia confortante considerando che è praticamente quello che è avvenuto, diciamo, solamente negli ultimi 7 anni. And so I've organized a little gathering. E spero davvero che con Switch 2 non inizieranno a riciclare i giochi di 3DS. Anche questa settimana è giunta al termine, ma vi invito a rimanere aggiornati nei prossimi giorni perché arriveranno un paio di video speciali di Halloween. Intanto, per non perdervi le ultime novità sul mondo Nintendo, potete seguirmi su tutti i miei social con i link che trovate in descrizione. In sovrimpressione potete anche vedere i miei vecchi contenuti a tema Halloween. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!